ogni giorno spero che stasera antica ritrovi slancio, forza e voglia di volare, sempre inquinato di sta miseria, che tanti figli soffre ancora come a mia. Buongiorno da Giovanni, benvenuto sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Oggi voglio condividere con voi, per chi non lo sapesse, che a parte la talea semplice, come questa qua, la talea semplice, a 5 gemme, poiché sarà anche a 4, esistono altri 3 tipi di talee. Allora, questo metodo di talea, a parte la talea semplice, che è questa qua, che ora vi spiego meglio, esistono altri 3 tipi di talee. Queste conoscenze me l'ha insegnato una persona che ho conosciuto, una persona insomma che ha lavorato una settantina di anni a innestare nei vivai, insomma in tutta l'Italia, in tutta la Sicilia ha lavorato lui. E mi ha fatto piacere conoscere questa persona che mi ha insegnato tante cose, che piano piano sto cercando anche di ricordare. Ho fatto anche dei disegni dalla talea, come lui mi ha spiegato, e tante cose che lui mi ha detto, come una volta venivano moltiplicate, diciamo, le talee. Oggi si fa solamente la talea semplice. Ripeto, questa procedura veniva una volta soprattutto per le vite, ma noi possiamo tentare per riprodurre, diciamo, le piante da frutto. Lui mi ha spiegato è meglio prelevare le talee, diciamo, verso marzo, se lasciano 3-4 tracce tipo di uva o di susino, quello che sia, è meglio, perché la pianta già piano piano si sta svegliando dal riposo vegetativo, è in vegetazione, praticamente per non lasciarla, diciamo, tanti mesi, 2-3 mesi, quello che sono, quando si va a mettere a dimora. Già a marzo in poi le possiamo tagliare e le possiamo piantare già direttamente nel terreno, in modo che già la pianta entra già in vegetazione e comincia, diciamo, a radicare e a formarsi le talee, che ora vi spiego un pochettino come funziona. Allora, ripeto, io lo sto facendo ora, vi sto facendo vedere il procedimento, però si possono, se per esempio le mazze, tipo i rami, quelle che sono, dove il clima è più rigido, diciamo, ci sono gelate, neve, bisogna prenderla in autunno. In autunno si prende, perché dove c'è praticamente dove c'è il gelo e la neve, quasi in primavera, che non si può fare niente in questi periodi, bisogna prendere in autunno, quando già la pianta va in riposo vegetativo. Cioè, nei posti più caldi, per esempio in Sicilia, sto parlando dove mi trovo io, o in Sardegna, o sotto, diciamo, Calabria, Puglia, insomma, queste le possiamo prendere anche direttamente a marzo, se noi vogliamo fare questi tipi di tale, che è meglio, perché rate meglio rispetto a quando le andiamo a mettere verso gennaio-febbraio, stanno lì nel vaso senza femme, diciamo, va, inutilmente, perché la talea comincia, diciamo, a vegetare quando il terreno e l'aria che c'è all'esterno, diciamo, insomma, raggiunge una temperatura, che so, di 14, 15, 16 gradi, ma che le gemme cominciano a sbocciare, diciamo. Allora, io ora vi sto facendo vedere come fare questi tipi di talee, che ora poi vi spiegherò il motivo. Allora, la talea, la prima cosa da dire, c'è la talea, si chiama talea magliolo. A magliolo significa, talea a magliolo significa un pezzo di ramo di 2 anni. Ora vi porto un esempio, questo qua, state vedendo? Questo è un pezzo di ramo di 2 anni e questo è di quest'anno. Che noi possiamo fare una talea, questa si chiama a magliolo, ripeto, questa
moltiplicazione tramite talea veniva fatta soprattutto per le vite, però noi possiamo fare anche per le piante da frutto. Però ripeto, il periodo giusto è prelevarle a verso marzo, quanto più tardi possibile. Se voi non avete la possibilità di prelevare, diciamo, le mazze, le possiamo, diciamo, conservare, che so, io ho fatto un video anche come conservare le mazze sottoterra, diciamo, che poi vi metto, casomai se cercate sul mio canale o vi metto in descrizione, vi metto il link. Insomma, come conservare, io li ho fatti passeggiare, io li ho conservati, ma li ho conservati soprattutto perché non è che posso avere la possibilità di andare a prendere queste talee da alcuni vicini, purtroppo me l'hanno fatta avere e già la potatura l'hanno fatta, e li ho conservati sotto terra, diciamo, che ho fatto anche il video. E questo procedimento che ho conservato sotto terra è sia per fare gli innesti per avere primaverili. Ovviamente si possono mettere anche in frigo, giusto avvolgendo di una plastica nera, in modo che non entra, diciamo, la luce, diciamo, deve essere a buio, diciamo, ma perché che le gemme capiscono che si trovano ancora in riposo vegetativo, no in vegetazione. E niente, e poi questo è lo stesso procedimento che le possiamo mettere sottoterra, che poi ammazzo, ora io ammazzo, li vado a prendere e farò le talee. Io ora vi sto spiegando che ci sono questi tipi, diciamo, di talee che si possono fare, però soprattutto noi ne possiamo fare questo procedimento verso marzo. Verso marzo è meglio perché già la pianta si sta svegliando, è quasi in vegetazione, e attecchisce meglio quando noi la andiamo a fare verso gennaio e febbraio, perché verso gennaio e febbraio, essendo che non c'è una temperatura che la pianta ancora è ferma, resta, diciamo, 2 mesi nel vaso. Invece in questo, se noi andiamo a prendere verso marzo, la fine di marzo, prima di aprile, anche se in vegetazione è meglio, così radica meglio se è in vegetazione, perché già la talea che già ha smosso, diciamo, la linfa ascendente, che poi andrà a fare il processo della linfa discendente, che sarebbe dove andrà a fare le radici, che ora vi spiegherò. Va bene, detto questo, allora, per andare a fare una talea, a parte la talea semplice che è questa qua che tutti che noi conosciamo, questa è la talea, si chiama talea magliolo. Talea magliolo, praticamente del legno di 2 anni si fa, e si deve fare il taglio all'incirca 2 cm, di qua a qua all'incirca 2 cm, però il taglio si deve fare, si deve fare 2 cm qua, e qua deve risultare un pochettino di meno, un pochettino obliquo, diciamo, così, guardate, uno, state vedendo? Di qua più lungo e di qua più corto. E la stessa cosa noi dobbiamo fare di qua, prendiamo qua e andiamo a fare all'incirca sempre 2 cm con il taglio così. State vedendo? Questo è il taglio a magliolo, dalla talea a magliolo, state vedendo? Così. Ripeto, questa procedura si può fare con qualsiasi pianta da frutto, ma questo è soprattutto per riprodurre, così questi qua una volta andavano a riprodurre diciamo, la vite americana, che poi veniva in estate praticamente per avere più soggetti, però non con questo qua, con questo ramo, solo ho una gemma, che ora poi vi farò vedere. Questa è la talea magliolo, state vedendo? Questo qua, uno, e si lascia una. Questo qua, diciamo, questo di fondo no, perché qua va a fare le radici, 1, 2, 3 e 4, anche 5 gemme, però noi facciamo 3 gemme, così. Il taglio, qua c'è la gemma, il taglio obliquo, così, state vedendo questo qua. State vedendo? Questa è talea a magliolo, che si può fare sia per la vite e possiamo tentare per qualsiasi pianta da frutto, che ora vi spiegherò. 1, 2. Questa è la talea semplice, la classica talea semplice, ovviamente sempre rispettato le gemme. Questa è una pianta, una talea di uva. Le gemme, vedi il taglio qui sotto, qua sotto la gemma sempre un pochettino inclinato così, e lasciare 1, 2, 3, 4, 5 gemme.
3 le possiamo mettere anche interate, che poi daranno, diciamo, daranno le radici, e qua poi daranno le foglie. Ovviamente che ora vi spiegherò come funziona la talea, 1 e 2. Ovviamente poi noi dobbiamo lasciare solamente diciamo una gemma, che poi darà l'inizio diciamo della pianta, e siamo 2. Poi c'è la talea, vi porto un paragone, la talea a zampa di cavallo, state vedendo, questo vi porto un paragone, è come la talea a magliolo, che è questa qua, però noi la dobbiamo fare a zampa di cavallo, rispettando la gemma basale, che è questa qua. Guardate, la gemma a zampa di cavallo si fa così, tagliando così, state vedendo? Questo lo andiamo a tagliare, questa è a zampa di cavallo, state vedendo? Sembra una zampa di cavallo, questa è la zampa di cavallo, rispettando la gemma, e si lasciano, per chi vuole fare per chi vuole riprodurre, diciamo, la vite, e si lasciano anche 3 gemme, che poi noi dobbiamo lasciare solamente una gemma, che poi porta a ramo, e poi questi qua casomai li andiamo a cercare, perché noi ci interessa solamente una gemma. Questa è a zampa di cavallo, state vedendo? Poi c'è la talea a gemma isolata. Ripeto, questa soprattutto veniva una volta, che ora non si fa più, a riprodurre la vite americana, che poi veniva in estate. Praticamente si faceva così per avere più diciamo più soggetti o talee rispetto alla classica talea normale, che sarebbe questa qua. Pensiamo, questa è 1, 2, 3, 4 e 5. Noi facendo così abbiamo 5 rispetto a una. Questa una volta si voleva utilizzare, che ora non si fa più. Veniva utilizzata la gemma isolata per avere più soggetti, per riprodurre la vite americana, che poi andava a innestare. Ora vi faccio vedere della vite della talea a gemma isolata. Si fa sempre 2 cm, l'occhio deve essere ovviamente in atto, e si va a tagliare all'incirca così, con un taglio inclinato, così, 1 e un taglio inclinato 2 e 2, vediamo così. Praticamente la parte lunga, 2 cm, deve essere dove c'è la gemma, e di sotto deve essere un pochettino più corto, in modo che andrà, diciamo, a radicare meglio, diciamo, il cambio, il pezzo di legno che abbiamo noi tagliato in moncone, come si vuol chiamare, moncone o salmento, insomma il legno vecchio di 2 anni, risulta, insomma, più corto rispetto alla base superficie. E questo procedimento di questa moltiplicazione di talea, si può fare anche con qualsiasi pianta da frutto, fatte sempre nel periodo di marzo, diciamo, quando la pianta piano piano si sta cominciando a svegliare, che è meglio, si possono mettere come se fosse andiamo a fare una semina, uno qua, insomma, di un vaso a seminale, come se andiamo a seminarle. Ovviamente la gemma deve essere in alto, e poi la andiamo a coprire all'incirca di 1 centimetro di terra o terriccio, quelle che avete, e andiamo a annaffiare abbondantemente, che poi in primavera, quando si alzano le temperature, il germoglio comincia ad aprirsi, diciamo, a sbocciare e a formarsi il ramo. Casomai si è andato a potare, che lasciate 2 o 3 rami, diciamo, che poi andiamo a prelevare verso marzo, verso la fine di marzo li andiamo a prelevare, e possiamo fare questa moltiplicazione come vi sto facendo vedere. Se voi, ripeto, non avete la possibilità di procurarvi le mazze o i rami verso marzo, diciamo, e già l'avete procurati prima ancora, le conservate o in frigo avvolgendo con della plastica nera, in modo che non ha contatto con la luce, o se no, come ho fatto io un video, scavate una fossa nel vostro orto,
all'incirca 50 cm, 45 quello che sia, e le sotterrate, e poi in primavera verso la fine marzo le prelevate, che poi io farò un video quando andrò a fare diciamo, questa moltiplicazione tramite Talea. Ripeto, se non avete capito qualcosa me lo potete anche poi commentare nel video. Allora, ora io vi spiego. Questa è la classica Talea, la Talea semplice, diciamo. State vedendo che sono 1, 2, 3, 4 e 5 gemme. Ovviamente bisogna vedere che pianta è, che poi anche più cotte devono essere. State vedendo 1, 2, 3, 4, 5 gemme e 6. Questa qua, state vedendo? Questa è di susino, perché l'uva ovviamente è più lunga. Insomma, anche 4 gemme. Bisogna vedere, 2 vengono sotterrate e 2 vengono all'estento. Bisogna vedere che Talea è, e uno deve rispettare, diciamo, le gemme. Insomma, va da 4 ai 5 gemme. Tipo, per esempio, questa qua, sta vedendo, questa qua è di un agrume, sta vedendo, di un limone, sta vedendo, qua c'è una gemma, 1, 2, 3, 4 e 5, sta vedendo, si taglia qua. Le foglie ovviamente vengono dotti, in modo che vediamo l'evaporazione dell'acqua. 1, 2, 3, 4 e 5. Si taglia qui sotto la gemma, ovviamente degli agrumi si fa più lunga, poi farò un video a parte questo qua, quando andiamo a fare la moltiplicazione tramite Talea. Questo si taglia, e si taglia con un taglio obliquo, state vedendo, così, obliquo, in modo che il legno, diciamo, cambia il legno, diciamo, tutta la struttura all'interno del ramo, e si espone, diciamo, di più rispetto al taglio normale. Guardate, vi porto un baracone, guardate, state vedendo che differenza che c'è? Così e così. Così è più il taglio, diciamo, è più grande rispetto al taglio normale, così. Questo si fa un pochettino obliquo. E se 1, 2 e 3, e si vanno a interrare, diciamo, anche 3 gemme, e si lascia solamente anche una gemma negli agrumi. Ma noi lo possiamo fare per qualsiasi Talea. Insomma, dobbiamo fare esperimenti. Allora, ora vi spiego il motivo come funziona la linfa delle Talee. A parte i soggetti che io vi ho detto poco fa, a gemma isolata, a zampa di cavallo, questa qua, o a magliolo, che è questa qua, a magliolo con il legno di 2 anni, il mongone o sarmento, insomma, come si può chiamare. La Talea funziona che quando sarà il momento che entra, diciamo, le temperature si alzano. Voi sapete che la Talea durante l'inverno trattiene un po', diciamo, di linfa, chiamiamolo succo alimentare, per far capire un pochettino alle persone, succo alimentare, no? In modo che quando entra in vegetazione verso in primavera, quando le temperature si alzano, aiutano questa linfa che c'ha magazinata dell'inferno, aiuta ad aprirsi, diciamo, i germogli e a formarsi le foglie, e piano piano la pianta si entra in vegetazione. Questo movimento di linfa, diciamo che la linfa grezza, quando entra, sto parlando anche della Talea soprattutto, quando entra in vegetazione, questo movimento ascendente e discendente della linfa, che cosa fa? Si crea, ovviamente deve essere la temperatura del terreno, sto parlando della temperatura del terreno, deve essere più caldo, diciamo, della temperatura che c'è esterno, in modo che la Talea entra diciamo, in circolazione, in vegetazione, diciamo. E questo noi se ne parla verso la primavera, quando le temperature si alzano. La linfa che fa? La linfa sale, che si chiama ascendente, sale nelle gemme in superficie, comincia ad aprirsi i germogli, comincia a formarsi le foglie. Tramite le foglie viene elaborata questa linfa di zuccheri e scende sotto. Ovviamente sotto queste gemme
queste gemme che vengono sotterrate, anche 1, 2, 3, quello che sia, vengono sotterrate, ovviamente qua foglie non ne possono fare. Perché? Perché sono sottoterra e si creano le radici tramite la, diciamo, la lavorazione della linfa, tramite la fotosintesi, diciamo, no? Della linfa scende e si creano le radici. Ovviamente se il terreno è freddo, le radici non si creano perché non c'è la giusta temperatura, e le foglie che fanno piano piano, questi qua, i gemmogli, cominciano a seccare finché quando muore la talea, perché c'è il terreno che è freddo. Ma se il terreno è caldo e fuori c'è anche caldo, la talea va a buon fine, che qua si formano le radici e tramite le foglie della linfa ascendente e discendente si creano le radici e le foglie. Così funziona la moltiplicazione delle talee, come quando vanno a radicare, che creano le foglie e le radici. Va bene, detto questo, penso che mi sono spiegato bene. Vi ho fatto vedere come si possono fare altri tipi di talea, a parte la talea semplice che è questa qua, talea a magliolo, questa qua con legno vecchio di 2 anni, o mongone, come si può chiamare, o sarmento, a gemma isolata, che è questa qua, a zampa di cavallo, che è questa qua, come vi ho fatto vedere poco fa. E queste sono le 4 talee che si possono fare soprattutto per riprodurre la vite. Ripeto, a gemma isolata una volta veniva più praticata per avere più soggetti rispetto alla classica talea semplice, per avere più soggetti della vite americana, che poi veniva in estate. Per esempio 1, 2, 3, 4 e 5 gemme, noi potevamo avere 5 soggetti come questi qua, solo questo qua. Però voi, ripeto, potete tentare con qualsiasi pianta da frutto. Però io un consiglio che vi voglio dare, quando andiamo a fare queste moltiplicazioni così, quando più a lungo le prendiamo le talee è meglio è. Un consiglio verso marzo è il periodo giusto, che noi le andiamo a prendere e le possiamo mettere, anche se sono in vegetazione, non ci fa niente, anzi è meglio, perché c'è la linfa già in movimento. Le prendiamo, se uno ha la possibilità di prenderle ovviamente, e le mettiamo direttamente nel terreno. Ripeto, queste qua si possono mettere come se andiamo a seminare, uno ogni 2 cm, uno, che poi radicano, coprendo 1 cm di terra, e queste qua le dobbiamo mettere nel terreno. Questa sotterrata, anche questa qua sotterrata. Anche una cosa vi voglio dire, se noi non abbiamo la possibilità di avere, diciamo, le talee o le mazze, che abbiamo la possibilità di averle verso in autunno o lungo verso dicembre, le possiamo stratificare sottoterra, come io ho fatto un video che poi vi metterò in descrizione. Cercate il video sul mio canale, come mettere le talee per i innesti primaverili, che poi vi metterò in link. Quello è un metodo giusto. Poi in primavera, alla fine di marzo, li usciamo e andiamo a fare la riproduzione tramite talee di questo genere. Allora io concludo il video, spero che sono stato chiaro. Se qualcuno non ha capito qualcosa, casomai mi può commentare qui nel video. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace, mettete mi piace, condividete, commentate, al più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, se vi fa piacere, iscrivetevi, così sarete aggiornati quando carico un video. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Etna. Ci vediamo al prossimo video, ciao.